Il tema della crescita inclusiva è strettamente collegato a uno dei tre pilastri della politica dell'Unione, quello della coesione sociale. Il punto di avanzamento di questo concetto e che implica nella crescita inclusiva qualcosa di più rispetto al passato è il collegamento con le caratteristiche dei territori, il collegamento con il tema della coesione territoriale. Questo in particolare si riflette nei programmi come Spazio Alpino, nei programmi di cooperazione territoriale, dove è il territorio il focus, il teatro principale su cui si agisce per favorire lo sviluppo delle comunità locali e quindi l'inclusione delle comunità locali nel processo di sviluppo. È stato al centro della programmazione di Spazio Alpino nella recente programmazione, la programmazione chiusa lo scorso anno, perché i territori dello spazio alpino spesso sono territori dimenticati o marginali o considerati marginali, però che hanno delle grandissime potenzialità di sviluppo anche per la loro storia passata. Quindi la scelta dei programmi di cooperazione territoriale è stato proprio quello di lavorare sui territori per valorizzare queste potenzialità nascoste. Nel periodo 2007-2013 il programma Spazio Alpino ha lavorato soprattutto per promuovere i progetti territoriali dal basso che potessero avere un valore che andava al di là della località e del luogo in senso stretto dove si svolgeva il progetto. Quindi valorizzare tutta quella progettualità latente, potenziale o anche in corso, che però potesse avere un valore transnazionale, che potesse essere anche un'esperienza e un progetto da condividere con gli altri territori dello spazio alpino. Lo spazio alpino è molto variegato nella sua composizione, ci sono aree che richiedono una forte attenzione anche per la promozione del livello locale, ci sono aree che hanno un rilievo internazionale. E quindi uno spazio di cooperazione che presenta molte diversità e un livello di squilibrio rispetto anche a altri spazi di cooperazione in Europa molto alto. E l'obiettivo quindi del programma è stato proprio quello di cercare di riequilibrare anche queste diversità presenti nello spazio alpino, lavorando proprio su quei territori più marginali ma che hanno ancora delle possibilità e delle capacità da mettere in campo insieme agli altri. Per scendere nel merito più concreto di quelli che sono stati i temi, gli argomenti e gli ambiti di intervento del programma, sicuramente si possono considerare i temi dei servizi di prossimità, delle comunicazioni, del ruolo anche dei piccoli centri e dell'aggregazione dei piccoli centri rispetto al ruolo dei centri più importanti, delle città più importanti dello spazio alpino, ma anche alle potenzialità presenti sul territorio in termini di patrimonio culturale, soprattutto patrimonio ambientale e paesaggistico, che non sempre sono conosciuti adeguatamente. Per quanto riguarda le esperienze concrete che sono state svolte in questo periodo di programmazione, posso citare il caso del progetto Capacities, che è stato svolto all'interno dell'asse 1 del programma Spazio Alpino, attrattività e competitività. L'argomento promosso nell'ambito del progetto Capacities è quello della valorizzazione del ruolo dei piccoli centri alpini. La taglia media dei villaggi, delle piccole città alpine è inferiore ai 5.000 abitanti.
Il 70% dei villaggi e delle città che sono insediati nello spazio alpino hanno questa dimensione, quindi la maggior parte delle persone vive in piccolissimi centri che oggi soffrono del problema dell'abbandono, della mancanza dei servizi, della carenza di accessibilità. Questi però sono luoghi che hanno una storia e hanno avuto un ruolo fondamentale nello sviluppo dell'economia e anche della qualità dello spazio alpino, nell'ambito della qualità per esempio del patrimonio diffuso. E c'è oggi un interesse anche da parte degli abitanti di questi luoghi al mantenimento di alcune funzioni fondamentali e anche allo sviluppo delle potenzialità presenti. Noi abbiamo lavorato su questo tema coinvolgendo sia dal punto di vista delle discipline che dal punto di vista delle competenze di tipo amministrativo, coinvolgendo attori diversi. Il partenariato di questo progetto è molto composito perché vede la partecipazione di università, di istituti di ricerca, di associazioni di categoria, di privati professionisti e di amministrazioni pubbliche come le regioni o amministrazioni locali, quindi con un panel molto ampio di attori che hanno partecipato perché il tema richiede proprio questo approccio multisettoriale. L'obiettivo è stato anche infatti quello di promuovere azioni di diversa natura per avviare progetti e iniziative per valorizzare il ruolo di questi piccoli insediamenti. Per esempio la promozione di azioni per favorire le imprese di genere. C'è uno dei nostri partner si occupa di promuovere l'imprenditorialità femminile nelle valli alpine, nelle valli marginali, amministrazioni locali che si sono date da fare per aggregare un certo numero di comuni in modo da creare una massa critica per promuovere progetti che da soli non sarebbero riusciti a promuovere. Imprenditori privati che hanno messo a disposizione know-how verso le amministrazioni per promuovere progetti integrati e comunque iniziative di questa natura, molto articolate e molto composite, perché l'argomento e il tema appunto non si può affrontare da un solo punto di vista. Un altro progetto che vorrei citare e con cui abbiamo collaborato col nostro progetto Capacities è il progetto Access, sviluppato anch'esso nell'ambito del primo asse della programmazione 2007-2013 e che riguarda il tema dell'accessibilità e dei servizi di prossimità dei piccoli centri. Questo è uno degli argomenti focali, dei temi principali per la valorizzazione di questi ambiti marginali, l'importanza del mantenimento dei servizi utili sia allo mantenimento e allo sviluppo delle attività economiche e delle funzioni sociali di questi piccoli insediamenti, sia alla possibilità di garantire servizi alle famiglie che vogliono continuare ad abitare e a vivere in questi ambienti. Sulla base dell'esperienza svolta nella passata programmazione, ci sono diversi temi che possono essere sviluppati o tanti spunti di sviluppo, di avanzamento. Io ne individuo due che non colloco, diciamo, in ordine di priorità, però sono due argomenti che con attenzione al tema della cooperazione territoriale, quindi al ruolo dei territori nel processo di sviluppo e di crescita, ritengo di importanza notevole. Un primo tema riguarda il rapporto fra le grandi città dello spazio alpino, le megacities, Milano, Zurigo, Vienna, Monaco, per citarne solo alcune, e i territori marginali, cioè le potenzialità che ci sono oggi di sfruttamento dei servizi e delle
caratteristiche di questi ambiti a fortissima attrattività e a fortissima competitività non sono ancora stati sviluppati adeguatamente. Occorre una forte coscienza delle potenzialità che possono essere sviluppate appunto nel rapporto fra grandi centri dello spazio alpino e territori che hanno la capacità di svilupparsi, ma che potranno farlo solo utilizzando al meglio i servizi a disposizione, i servizi esistenti nei grandi centri. Non parlo solamente di servizi di tipo fisico, di infrastrutture di tipo fisico, ma soprattutto di infrastrutture di tipo virtuale e di collegamenti di relazioni di tipo virtuale. Il secondo tema invece riguarda espressamente le caratteristiche di questi territori marginali. Oggi si cerca sempre di più la caratterizzazione locale, il valore anche della produzione locale, del patrimonio nascosto, la qualità dei territori non ancora sfruttati dal punto di vista turistico, oppure anche la produzione, appunto, la produzione agricola, la produzione anche artigianale. E molti ambiti all'interno dello spazio alpino devono essere ancora riconosciuti, ma non devono essere riconosciuti semplicemente nel senso di essere scoperti dall'esterno, devono trovare il modo di uscire all'esterno con le loro proprie caratterizzazioni e con le loro proprie potenzialità per dimostrare quanto possono ancora mettere in valore e offrire a una comunità globale che sempre più cerca il prodotto locale e l'unicità che si può trovare solamente in alcuni specifici territori e località che nello spazio alpino sono ancora molto presenti con la loro identità.